Cosa ne dite di un dolce super fresco, estivo, gustoso, buonissimo come il tiramisù? Beh, eccolo qua. Seguite la nostra videoricetta e come sempre in modo super semplice vi aiuteremo a realizzarlo. Ed ecco gli ingredienti che ci servono per il nostro... Tiramisù. Wow, allora, cosa ci serve? 500 grammi di mascarpone, Ce l'abbiamo! 20 savoiardi, Savoiardi, ce li abbiamo. Potete usare anche i pavesini, ma noi la facciamo proprio classica classica con i savoiardi, savoiardi. Poi 4 uova, 4 uova, 1, 2, 3, 4, ce li abbiamo. 200 ml di caffè, Eccolo qua, leggermente zuccherato. 100 grammi di zucchero, Eccoli qua, noi li abbiamo già divisi 50 e 50 perché metà andranno montati con gli albumi e metà andranno montati con i tuorli. E poi, un po' di cacao amaro. eccolo qua, e poi oppa, lo spolveriamo dopo. Bene, adesso cominciamo a dividere gli albumi dai Tuorli tuorli e li montiamo separati. separatamente. Pronti? Andiamo. Bene, abbiamo separato gli albumi dai tuorli e adesso andremo a montarli. Prima montiamo a neve gli albumi con lo zucchero e poi i tuorli con l'altra metà di zucchero che avevamo tenuto da parte, perché uso le stesse fruste e quindi prima facciamo gli albumi che sono un po' più delicati e poi i tuorli. Bene, partiamo. E voilà, guardate che bella neve ferma che abbiamo ottenuto. Ottimo, adesso andiamo con i nostri tuorli e usiamo, ripeto, le stesse fruste, va benissimo. Ed ecco i nostri tuorli pronti. Adesso andremo ad unire il mascarpone ai tuorli, quindi andiamo a prendere un contenitore un po' più grande per unire le due cose. Ecco qua. Bene, prendiamo il mascarpone e io ho trovato confezioni da 2,50, quindi me ne serviranno due. Mettiamo il nostro mascarpone. Ok, una e due. Ecco qua. Adesso pian piano andremo ad incorporare i tuorli. Ci serve un altro contenitore perché appunto metteremo la parte più pesante sotto e adesso pian piano la parte più leggera e andiamo un po' con le fruste a amalgamare. Uniamo. Ecco qua, a posto, pronto. Andiamo ad unire cercando di non smontare troppo i nostri albumi montati a neve, quindi li metteremo un po' alla volta ed andiamo ad incorporare dal basso verso l'alto cercando appunto di non smontare troppo, ma d'altra parte dobbiamo comunque incorporare il meglio possibile, quindi con calma un po' alla volta fino a creare proprio la crema che ci servirà per il nostro tiramisù.
Nel frattempo il caffè si sta raffreddando. Andiamo avanti sempre così un po' alla volta, mescolando delicatamente. La nostra crema è pronta, quindi adesso non ci resta che assemblare. Allora ci servirà il caffè e un contenitore dove appunto realizzare il nostro tiramisù. Partiamo con i savoiardi, li bagniamo un pochino nel caffè, ok, che siano insomma un po' morbidi, questo forse è un po' troppo, ma insomma è il primo, e cominciamo a disporli. Ecco qua, questo sono stata più attenta a non inzupparlo troppo, e andiamo avanti fino a realizzare una fila di savoiardi, poi magari ne metteremo un po' anche nel bordi. Bene, allora abbiamo messo i nostri savoiardi, come vedete sono 12, insomma poi dipende anche un po' dal contenitore che avete. Andiamo a versare metà più o meno della nostra crema, perché poi l'altra metà ci servirà sopra. Quindi adesso faremo un altro strato di savoiardi, più o meno mettendoli nello stesso modo, se ce la facciamo, e poi andremo a finire sempre con la crema. Mettiamola bene dappertutto. Cosa dici, così va bene? Secondo te come viene? Buono. Tiramisù della mamma è sempre buono. Ecco qua, perfetto. Adesso via con il secondo strato di Savoiardi. ok, perfetto. Benissimo, partiamo. Ottimo, abbiamo fatto il secondo strato di savoiardi e adesso finiamo con cosa? Con il mascarpone. Con la nostra crema. Ecco qua. Cercando proprio di mettere anche questa in modo omogeneo. Poi metteremo tutto in frigo per almeno 6 ore, in modo che il tutto si solidifichi bene. Ecco il nostro tiramisù pronto, adesso andiamo a riporlo, come detto, in frigo per 6 ore, poi se ci sta di più ovviamente meglio. Sono trascorse più di 6 ore, io l'ho lasciato riposare tutta una notte e adesso è pronto per essere servito. Togliamo la pellicola, perché in frigo l'avevo lasciato con la pellicola, e cospargiamo abbondantemente di cacao amaro. Ok, bravissimo, anche bene sui bordi. Perfetto. Cosa ne dici? Beh, secondo me è buono. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso non ci resta che tagliarlo e soprattutto poi Mangiarlo. mangiarlo. Ed ecco il nostro tiramisù. Vi assicuro che ha un aspetto delizioso, super cremoso e morbido, e secondo me deve essere anche buonissimo. Com'è? Sì, mi sa proprio che è buonissimo. Se anche a voi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, un bel like sotto il video e iscrivetevi al canale per avere sempre ricette semplici e veloci da realizzare. Buon appetito!